Eccoci qui, nel bel mezzo della storia e di un evento epocale che ricorderemo a lungo. Per la seconda volta con la sensazione di esserne usciti. Ricordate, ci sentivamo un po' così anche alla fine dell'estate 2020. Il peggio sembrava essere passato. Il calo dei decessi e dei contagi ci aveva fatto ben sperare. Io provo un po' quella sensazione che si prova guardando al futuro, con la consapevolezza che abbiamo trascorso una vicenda epocale, tragica, ma anche unica, e che se ne siamo usciti, caspita, allora possiamo cambiare il mondo, le nostre vite, possiamo migliorarle. No? Non avete anche voi questa percezione? O forse prevarrà il nostro istinto di conservazione, no? La nostra voglia di tornare al vecchio mondo, alle vecchie abitudini. In fondo abbiamo un rapporto con il progresso piuttosto complicato. Gli americani hanno bisogno del telefono, ma noi no, non la Gran Bretagna. Noi siamo pieni di messengers boy. Diceva nel 1878 Sir William Preece, Chief Engineer del servizio postale britannico. O ancora, ma il cavallo è qui per restare, ma l'automobile è una novità, è un capriccio. Si esprimeva così il presidente della Michigan Savings Bank. E lo diceva Horace Rackham, l'avvocato di Henry Ford, che era stato invitato ad investire nella nascente casa automobilistica. No, non investa, l'automobile non durerà a lungo. Ma non c'è bisogno di scomodare i grandi scettici. No. Mio padre, ad esempio, a metà degli anni '80, alla presentazione del compact disc, si spese in lunghissime arringhe per decretarne il fallimento, perché lui puntava tutto su quel impercettibile graffietto che lo avrebbe reso immediatamente inutilizzabile. E naturalmente dopo una settimana arrivò a casa con il primo CD che io vidi nella mia vita. Era Celentano. E sì, lo stiamo ancora ascoltando. Ma il progresso non passa soltanto attraverso gli oggetti, no? Passa anche attraverso i nostri comportamenti, l'organizzazione della vita sociale. Se vi faccio vedere alcune immagini, che cosa pensate? O ancora questa? Ditemi, chi di voi sta ancora vivendo queste situazioni al lavoro? Alzi la mano. Nessuno, pochissimi, 1, 2, nessuno le vive. 4, 5, 6, 7, 8. Vabbè, insomma, magari aspettando qualche minuto in più sareste diventati tantissimi. Invece, chi pensa che appartengano definitivamente al passato, che non vedremo mai più nulla di tutto ciò? Gente che corre a timbrare il cartellino. Chi pensa che siano definitivamente abbandonate? Quanti di voi? 1, 2, 3, 4, fortunatissimi. Insomma, in ogni caso non possiamo negare che abbiano segnato le nostre esperienze lavorative, no? Che i nostri modelli organizzativi siano figli di quell'ansia di controllo e di quella sorta di compravendita del tempo. Eppure quel mondo, quelle relazioni non hanno portato soltanto risultati positivi. Vediamoli insieme. Il 41% dei lavoratori e lavoratrici italiani, ad esempio, soffre di stress da lavoro correlato e sono 644.803 gli infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL nel 2019, di cui circa il 18% nel tragitto di andata a casa lavoro.
Ma sì, perché in Italia abbiamo fretta, noi vogliamo finire tutto alla svelta, no? Insomma, l'Italia, subito dopo Grecia e Estonia, è il paese dell'area euro dove si lavorano più ore alla settimana, in media 33, sono 3 ore in più del resto d'Europa. Beh, in Italia c'è tanto da fare, c'è lavoro per tutti. Sicuri? Nel 2019 la percentuale di occupati in Italia è del 59%, il 14% in meno della media europea. Se parliamo di occupazione femminile, il tasso medio europeo di occupazione femminile è prossimo al 70%, quello italiano è del 50%. Vabbè, però se parliamo di genere femminile, l'Italia ha sempre coltivato il valore della famiglia, no? Per noi la natalità è un valore, è una missione, più o meno. Nel 2019 il 73% delle dimissioni nel primo anno di vita del figlio ha riguardato donne, di cui 21.000 perché non sono riuscite a conciliare la vita e il lavoro. E infine, la ciliegina sulla torta, dal 2015 l'Italia è ultima nella classifica europea per nuove nascite. Insomma, un quadro non del tutto confortante. Io ricordo che all'inizio degli anni 2000 parlare di welfare, di benessere al lavoro, work-life balance, conciliazione o flessibilità degli orari di lavoro era un tabù. Era roba per pochi eletti, per le multinazionali, peraltro guardate sempre con un po' di sospetto e senso di inferiorità da tante aziende italiane. Il responsabile del personale era una figura ritenuta superflua o necessaria solo in caso di tagli all'organico. Il direttore del personale a cosa ci serve? Ma spieghiamo noi alle persone come si lavora. Ecco, il come si lavora e il come si sta al lavoro è sempre stata considerata una questione meramente tecnica. Qualcosa però in quegli anni cominciava a muoversi e qualche azienda cominciava a sperimentare qualche misura di avanguardia. Ne cito alcune tra tante: Telecom, Microsoft o Tetra Pak, San Pellegrino. Nel 2005 San Pellegrino, all'interno del progetto Primavera, consentì a 2 suoi collaboratori di lavorare a distanza. Glielo permise perché voleva provare a capire che cosa succedesse, agevolandoli nella conciliazione vita-lavoro. Quelle sperimentazioni furono le prime che poi diedero alla luce i primi accordi integrativi sulla flessibilità degli orari di lavoro. Il tema in quegli anni non era nuovo, il problema era che era sempre stato affrontato o in una logica e con un approccio filantropico, lo facciamo per senso del dovere, per un senso di giustizia nei confronti dei nostri dipendenti, oppure in una logica avversariale, se io vinco tu perdi. E quindi l'azienda aveva la percezione che tutelando, che facendo qualcosa per i propri collaboratori questo si sarebbe tradotto in un aggravio di costi, mentre le persone che lavoravano e spesso il sindacato, alla sola prospettiva di una idea di business o di profitto, immediatamente collegava una detrazione, una riduzione delle proprie tutele. Noi invece pensavamo che esistessero soluzioni che potevano combinare il vantaggio per le aziende e anche per i lavoratori. Qualcosa succede. Tra il 2010 e il 2014 si comincia a lavorare a un disegno di legge che sfocerà nel 2017 nella legge 81, di cui voglio leggere qualche passaggio con voi, a cui tengo. Innanzitutto la legge dice che il lavoro agile ha un duplice scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e che la prestazione può essere eseguita in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali, senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. È semplice. Andate a leggere l'originale. Non è una legge complicata, obbliga, vieta, no. Mette in sicurezza una possibilità, la possibilità di scegliere dove e quando lavorare. Certo, a patto
che quella decisione sia il frutto dell'intesa tra il datore di lavoro e il proprio collaboratore. Cosa succede negli anni immediatamente successivi? Chi sperimenta il lavoro agile dice: beh, mi ha cambiato la vita, sembra banale, ma non dover trascorrere 3 ore nel traffico anche per un solo giorno alla settimana è un vero sollievo. Mi fa stare bene pensare che riducendo i miei spostamenti è come se avessi piantato 10 alberi. Risparmio 50 chilometri, 80 minuti al giorno, posso andare a fare una corsa tra una riunione e l'altra. Ho ridotto le spese per la palestra, la babysitter e la lavanderia. Lavorare senza interruzioni, con obiettivi chiari, scadenze stabilite. Ho migliorato la qualità dei miei progetti, la mia produttività, la concentrazione. Nel 2019 l'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano calcola che gli smart worker sono 570.000, il 20% in più rispetto al 2018. È quasi fatta. Io e Stefania Cazzarolli, compagna di vita professionale, raccogliamo tutti i dati a nostra disposizione, le evidenze. Abbiamo a disposizione un campione di 30.000 rispondenti e andiamo a cercare un editore per il nostro libro dal titolo Smart Working, l'unico modo di lavorare possibile. Ancora smart working? Ma è un tema assolutamente inflazionato, no? Ma ormai tutti fanno smart working. E poi è già stato detto tutto, cosa aggiungereste? Infine, vi suggerisco, il titolo è un po' audace. No, non è audace, non è audace. È esattamente quello che sta succedendo. La rivoluzione tecnologica ci sta travolgendo, sta investendo tutti i settori produttivi. Ormai si fanno diagnosi, si cura a distanza, si producono macchine, si progettano, si collaudano, si controllano a distanza. Non possiamo più evitare l'evidenza. Noi volevamo spargere il verbo e spiegare al mondo nel più breve tempo possibile che quella era la strada, unica, inevitabile. La flessibilità. La produttività non passa attraverso le ore passate in ufficio, ma attraverso il saper dare degli obiettivi, il saperli comunicare ai propri collaboratori, coinvolgerli, ingaggiarli, formarli e alla fine fidandosi di loro, sì, fidandosi di loro. Qualcuno si fidò di noi e poi alla fine in realtà il nostro libro venne pubblicato con un titolo ovviamente diverso. E siamo al 2019. Tutti noi sappiamo cosa accadde dopo. No, noi con il virus, la storia del virus che è stato creato in laboratorio non c'entriamo. Noi pensavamo che già il virus del conservatorismo fosse pericolosissimo. E però arriva il Covid e ci impone un nuovo modo di lavorare. Non possiamo negare che anche dal punto di vista professionale e lavorativo qualcosa sia successo. È vero, nonostante i disagi, nonostante la difficoltà delle relazioni e il dover lavorare a casa, spesso dovendosi occupare contemporaneamente dei nostri figli. Ma incredibilmente, paradossalmente, in quella costrizione abbiamo sperimentato una nuova forma di libertà. È bastato? No, non sono bastati anni di ricerche, di sperimentazioni, di aziende illuminate, di libri. Non è bastata neppure una pandemia. Gli scettici del lavoro agile ci circondano. Il dibattito di questi giorni è sotto gli occhi di tutti. E quindi che dire? Beh, che non riporteremo il dentifricio nel tubetto, e cito un illustre collega del Politecnico di Milano, perché sono successe
tra le tante, tre cose importantissime. Le aziende hanno scoperto che lo smart working conviene e piace anche a loro, perché possono al contempo essere più efficienti, produttive e far star bene i loro collaboratori. I manager hanno scoperto che possono fidarsi del loro team e possono verificare il raggiungimento dei risultati attraverso un criterio che non sia le ore trascorse in ufficio. E poi soprattutto voi, noi, abbiamo scoperto che un'altra vita è possibile e non siamo più disposti a rinunciare a quelle che abbiamo scoperto essere le nostre nuove priorità, avere ritmi di vita sostenibili, trascorrere più tempo con le persone a cui teniamo e lavorare in modo efficace, produttivo. Non siamo più disponibili a cedere il nostro tempo senza uno scopo. Ok, non possiamo dire che lo smart working è la panacea di tutti i mali, non lo stiamo dicendo, non dobbiamo. Non funziona automaticamente, non è perfetto, dipende da come lo applichiamo. Però, non possiamo più negarne l'esistenza. Come per il fuoco, la ruota, il computer, l'elettricità, è arrivato per cambiarci la vita. Ma come con il fuoco, la ruota, il computer, l'elettricità, noi ci possiamo scottare, possiamo perderci, possiamo fare del bene o stare male. Come li usiamo per migliorarci la vita dipende solo da noi e come useremo lo smart working per migliorare la vita dipende solo da noi. Non possiamo più negarne l'esistenza, ma imparare a usarlo sì, per migliorare la nostra. Insomma, è solo un altro potentissimo strumento che ci sta regalando delle potentissime opportunità. Usiamole per il nostro bene, per il bene di chi ci circonda, per la nostra crescita anche economica e per il benessere di questo pianeta che in fondo ci sta solo ospitando. Insomma, siamo nel bel mezzo di un evento epocale e io provo finalmente la sensazione di poter riprogettare il futuro con entusiasmo e anche con tanta curiosità. Non avete anche voi questa percezione? Grazie.